Vuoi vedere come ho realizzato questo bracciale e questo anello riciclando una mascherina? Allora sei nel video giusto. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Passione Creativa. Io sono Maria e nel video di oggi volevo mostrarvi come riciclo in modo creativo delle mascherine. Non vedremo solo come realizzare il bracciale e l'anello, ma vi mostro anche come poter riciclare mascherine per facilitare la vita quotidiana e, alla fine del video, vi mostrerò un progetto bonus, quindi rimanete con me fino alla fine. Senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito. Dopo aver lavato e disinfettato le mascherine, per questo progetto avremo bisogno degli elastici, senza buttare ciò che ne rimane, mi raccomando. Per realizzare il bracciale ci occorreranno anche alcune perle, una catena in acciaio oppure una vecchia collana, pinze per bigiotterie, una clip e, opzionale, dei ciondoli. Prendiamo un elastico e con una matita segniamo la circonferenza del nostro polso. Blocchiamo con la clip un'estremità dell'elastico e mettiamo da parte per un attimo. Per creare gli elementi che compongono il bracciale, dopo aver individuato nella catena i punti di giuntura degli anelli, utilizziamo le pinze per aprirli e separarli uno ad uno. Ne occorreranno un bel po'. Nel mio caso ho deciso di alternare 20 anelli ad una perla. Riprendiamo il nostro elastico ed iniziamo ad infilare tutti gli elementi partendo dalla perla fino a riempire la lunghezza desiderata. Arrivati al segno della matita tracciata in precedenza, togliamo la clip e facciamo un bel nodo in corrispondenza dei segni. Tagliamo l'eccesso e nascondiamo quest'ultimo sotto la perla. La particolarità di questo bracciale è che possiamo personalizzarlo con tutti i ciondoli che vogliamo. Sì, lo so che questi non si abbinano proprio alla perfezione al mio bracciale, ma in casa purtroppo avevo solo questi e sono la prova che sto facendo di una ricetta di una pasta modellabile molto facile e veloce senza cottura. Ed ecco fatto, bracciale pronto per essere indossato. Con un procedimento molto simile realizziamo anche l'anello senza usare le perle, ma solo gli anellini in acciaio e, a differenza del bracciale, ho deciso di separare dalla catena due elementi alla volta. Sovrappongo i due anellini e li infilo nell'elastico. Mi rendo conto però che il foro è più piccolo rispetto agli elementi singoli e mi ci vuole molto più tempo per infilarli. Quindi cosa posso fare? Ecco che ci viene in aiuto l'avanzo della mascherina. Estraiamo il ferretto contenuto all'interno e spelliamolo. Con l'aiuto delle pinze diventerà un ago perfetto per il nostro lavoro. Come per il bracciale, anche per l'anello, raggiunta la lunghezza desiderata, facciamo un nodo. Tagliamo l'eccesso e nascondiamolo sotto gli elementi. Ed ecco pronti i nostri gioielli. Cosa ne pensate? Vi piacciono? Ma in quale altro modo possiamo riciclare una mascherina? Soprattutto, come può esserci di aiuto nella vita quotidiana? Dopo aver tagliato le cuciture e diviso i tre strati che la compongono, possiamo usare quello interno per pulire i nostri occhiali.
o semplicemente per spolverare mobili o piccoli oggetti. Sia il ferretto che l'elastico invece sono molto utili per chiudere i sacchetti di qualsiasi tipo o tenere in ordine i nostri cavi. L'elastico, oltretutto, può essere utilizzato come un tradizionale elastico per i capelli. Insomma, come avete capito, sono veramente tante le cose che possiamo fare con una mascherina. Come promesso all'inizio del video, ecco il progetto bonus e per realizzarlo utilizzeremo queste due parti in TNT. Pieghiamo a metà uno dei due rettangoli, ripieghiamo su se stesso uno dei lati corti ed il lato lungo e con ago e filo cuciamo i bordi creati. Avete già capito a cosa servirà? Ebbene sì, sarà un profumatore per cassetti. Sarà sufficiente inserire all'interno del sacchetto pupurri o cotone imbevuto con olio essenziali e chiudere con un fiocchetto. Visto così però ha un aspetto un po' anonimo, triste, e per risolvere questo problema basta decorarlo utilizzando l'altro strato della mascherina. Tagliamo lungo le linee di piega ottenendo così 3 strisce di tessuto. Con ago e filo facciamo dei punti su uno dei lati lunghi senza fare nodi. Pieghiamo a metà e cuciamo le estremità. Tiriamo il filo cucito in precedenza ed ecco fatto il nostro fiore, al quale basterà una perlina per essere perfetto. Ripetiamo la stessa operazione per le altre strisce. Con ago e filo oppure della colla applichiamo i nostri fiori al sacchetto ed ecco pronto il nostro profumatore per cassetti. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti quale progetto vi è piaciuto di più, regalatemi un like, iscrivetevi al mio canale ed attivate le notifiche per non perdere i miei prossimi video. Grazie per essere stati con me fino a questo punto e ciao ciao!